Ciao ragazzi e bentornati nel mio canale. Se siete nuovi, benvenuti. Il mio nome è Germana e nell'episodio di oggi vi racconterò del settore agroalimentare Made in Italy. Vi parlerò del suo valore, della sua storia, dei suoi elementi caratterizzanti e di ciò che rappresenta a livello nazionale ed internazionale. Siete pronti? Iniziamo! Come immagino saprete, il Made in Italy si caratterizza per operare in 4 settori merceologici definiti come le 4A. Abbigliamento, che comprende anche tessile ed accessori, arredamento e design, agroalimentare, automobili. Perciò, prima di andare avanti, vi consiglio di ascoltare i podcast precedenti in cui vi parlo della moda e del design Made in Italy. Potrete trovarli nella playlist podcast oppure cliccando sui link in descrizione. Dunque, se vi dico cucina italiana, qual è la prima specialità che vi viene in mente? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Sono proprio curiosa di sapere a quale pietanza avete pensato. Scommetto pasta, oppure pizza, lasagna, risotto o tiramisù. Queste infatti sono solo alcune delle specialità che caratterizzano il panorama culinario italiano. È indubbio che tra le varie cucine del mondo quella italiana occupa sicuramente un posto a parte, sia per la sua storia che per le caratteristiche di produzione e qualità a livello di gusto. Come ogni settore, anche quello dell'agroalimentare si intreccia inevitabilmente con la storia che caratterizza lo sviluppo del paese. Da qui ne emerge per prima cosa che non esiste una sola cucina italiana, ma almeno una decina, con caratteristiche completamente diverse l'una dall'altra, e all'interno di ogni filone ve ne sono centinaia con sfaccettature tutte diverse. Sono circa 2000 infatti le ricette italiane legate alle diversità storiche e culturali delle regioni, le quali solamente 2 secoli fa erano veri e propri stati con influenze e dominazioni diverse. Questa estrema varietà, inoltre, deriva anche dalle diversità delle produzioni agricole italiane, legate alle caratteristiche fisiche e climatiche delle varie zone dell'Italia, che passano da climi continentali a climi marini, a climi nordafricani e da pianure irrigate a colline aride. Questa molteplicità straordinaria fra i prodotti agricoli in Italia è una caratteristica unica nel panorama mondiale se si pensa che l'Italia è un piccolo paese in confronto alle grandi potenze mondiali. Nonostante ciò, e forse proprio per questa estrema varietà, già nei prodotti agricoli si può trovare un elemento che accomuna insieme tutte le diverse cucine italiane, ovvero la semplicità e l'utilizzo di ingredienti naturali, intesi questi come agricoli e poco adulterati, che tradotto significa grande quantità degli ingredienti stessi e grande cura all'origine. Un altro punto di forza del mangiare Made in Italy è senz'altro il risultato, cioè il gusto. La cucina italiana infatti vanta numerosi piatti che non solo hanno successo a livello regionale nel luogo d'origine o in generale a livello nazionale, ma sono diventati quasi patrimonio culinario dell'umanità, nel senso che sono apprezzati in tutti i paesi del mondo. Si pensi alla già menzionata pizza o alla pasta con tanto di vari sughi e condimenti, dal pomodoro semplice al pesto, oppure all'olio e al parmigiano, conosciuti ormai a livello mondiale. A questi poi si aggiungono anche i cibi già pronti al consumo, come la grande varietà di salumi ed insaccati, tra cui il prosciutto crudo e cotto, oppure quella dei formaggi, stagionati e non, come il già citato parmigiano, oppure il pecorino, la ricotta e la mozzarella, solo per citarne alcuni. Purtroppo però per l'imprenditoria italiana molti marchi dell'agroalimentare Made in Italy oggi appartengono ormai a grandi imprese straniere. Per fare qualche esempio, anche i salumi provengono da maiali allevati all'estero, dei quali sono stati acquistati i cosciotti e le carni per la stagionatura. Per quanto riguarda i formaggi invece, purtroppo la mozzarella è ormai un formaggio internazionale, che di italiano ha spesso solo il nome. Il parmigiano invece è sostenuto da un consorzio molto agguerrito, che lo difende strenuamente, ma è comunque costantemente attaccato da copie che non solo tentano di replicare un formaggio da grattugiare, ma provano a chiamarlo con nomi simili come parmesan o parmesan. Com'è possibile tutto questo?
Forse a causa di un'incapacità d'agire in chiave di quel marketing classico di impronta prevalentemente americana, per cui un marchio diventa un vero e proprio impero con sedi, filiali e uffici dislocati in vari paesi del mondo? Di certo è ancora molto forte una visione forse troppo locale e provinciale del grande mercato mondiale, che conduce il bel paese ad intraprendere la strada dell'esportazione dei suoi prodotti. Sapete che quando comprate olio d'oliva extravergine etichettato prodotto in Italia, nella maggior parte dei casi, soprattutto se il prezzo vi sembra molto conveniente, quest'olio non proviene da olive italiane? E non è illegale, perché la legge europea dice che il made in deve corrispondere al paese dove avviene l'ultimo confezionamento e non al luogo vero e proprio della raccolta delle olive. Questo ovviamente gioca a favore degli interessi di industriali e commercianti nel trasformare le materie prime agricole in commodity senza luogo di origine, in modo da poterle acquistare dove è più conveniente e senza alcuna identità di luogo. È facile comprendere perché spesso l'ultimo paese sia proprio l'Italia, che in termini di immagine rispetto all'olio di oliva risulta decisamente vincente rispetto ad altri paesi. Questa legge per l'ovicoltura italiana è stata accettata a suo tempo dai rappresentanti politici italiani a Bruxelles e proposta dai famosi marchi dell'industria olearia italiana, i quali poi sono stati praticamente tutti venduti alle grandi multinazionali, che li hanno gelosamente conservati per vendere nel mondo olio di oliva italiano, che italiano spesso non è, come Bertolli, Dante, Sagra e Carapelli, solo per citarne alcuni. In pratica l'industria compra olio o olive dai paesi nei quali il costo del lavoro è più basso e gli olivi allevati sono più produttivi ma di minore qualità. Perciò un olio marocchino, siriano, libanese o greco può diventare olio italiano. Addirittura vi sono dei processi per cui un olio può essere alterato per eliminarne sapori ed odori sgradevoli. Insomma, è possibile correggerlo per renderlo di qualità, tra virgolette. Tuttavia qualcosa di positivo c'è. Negli ultimi anni alcune modifiche sono avvenute in merito. È possibile infatti avere la certezza che il prodotto acquistato, in questo caso l'olio d'oliva, sia made in Italy se sulla bottiglia viene riportata la dicitura DOP, ovvero denominazione d'origine protetta. Questa dicitura infatti garantisce la provenienza italiana delle olive. Alcune industrie hanno introdotto nel loro listino anche etichette di olio 100% italiano, altre scrivono oli comunitari, altre ancora migliori oli mediterranei. In tutto ciò ad essere in crisi sono gli ovicoltori italiani, perché il loro prodotto non è pagato ad un prezzo accettabile e gli olivi secolari sono spiantati, venduti e trasportati nei giardini del nord come piante decorative. Possiamo sin qui dedurre che la cucina italiana è sicuramente una delle più diffuse e replicate al mondo. Si pensi che la contraffazione del cibo made in Italy è valutata oltre 60 miliardi di euro. Il parmigiano, come già menzionato prima, è sicuramente il più riprodotto. Basti pensare che nel lontano 1999 il consorzio del parmigiano reggiano riuscì ad impedire ad un importante produttore caseario americano di vendere un grattugiato generico con la denominazione parmigiano. Oppure il prosciutto di San Daniele e quello di Parma, che sono riprodotti in Canada con marchi omonimi legittimi e registrati, che costringono le imprese italiane a mutare denominazione per commercializzare il prodotto originario italiano. Si pensi che per questo motivo, sino allo scorso 2017, il prosciutto di Parma veniva venduto in Canada come The Original Prosciutto. Tuttavia, a livello industriale, l'Italia non ha mai sviluppato una strategia di difesa del proprio territorio e dei propri prodotti, come invece hanno fatto gli altri Stati membri, prima fra tutte la Francia. Si pensi ad esempio che non è possibile nominare champagne uno spumante prodotto fuori dalla regione specifica francese. L'idea della cucina made in Italy è stata sfruttata dalle grandi multinazionali e dai commercianti del settore food and drink. In questa situazione da troppo tempo trascurata, qualcosa sta iniziando a cambiare negli ultimi decenni. Aziende produttrici nel settore agroalimentare, come Barilla, Ferrero, Buitoni, Galbani, Perugina, Santa Lucia e San Pellegrino, sono diventati dei veri e propri marchi globali. Tuttavia un fenomeno più rilevante ha iniziato a prendere piede verso la fine degli anni '80, di natura sociale e culturale. Mi riferisco al movimento Slow Food, che ad oggi ha acquisito una risonanza mondiale, raggiungendo paesi come Stati Uniti, Sud America, Giappone, India ed Africa.
I principi su cui si basa Slow Food si distaccano totalmente da quelli del fast food e del cibo spazzatura a basso costo da consumare già pronto. Il cibo deve essere buono e quindi deve soddisfare in primis il gusto delle persone. Poi deve essere pulito, cioè non contaminato con additivi e conservanti, ed infine giusto, cioè deve essere solidale nei confronti di coloro che intervengono nella sua filiera produttiva. Il trend quindi salutistico spazia ormai dai cibi naturali e bio ai farmaci alle erboristerie di tutto il mondo. Questi cambiamenti sociali e culturali sono, come è evidente, comparsi ancora prima già nelle grandi imprese multinazionali. Si pensi a McDonald's, che ha ampliato l'offerta di piatti includendo panini al pesce e al pollo, ma anche insalate e dolci. Oppure alla Coca-Cola, che ha iniziato a produrre più gusti, dalla zero alla light alla senza caffeina. Tutto ciò ha aperto finalmente nuove possibilità anche al Made in Italy alimentare, essenzialmente proveniente da aziende di dimensioni medie o piccole che non erano ancora entrate nel mercato mondiale, perché quest'ultimo, fino a quel momento, chiedeva soprattutto prodotti di massa, cioè industriali e non differenziati. La formula è diventata Think Local, Act Global. L'importanza della dieta sta sia nella salute che nell'estetica e le aziende lo hanno capito molto bene. La sostenibilità e l'ecologia sono temi interessanti e politically correct e quindi se ne parla online, si istituiscono fondazioni e si commissionano ricerche. Tutto ciò purtroppo per quanto riguarda il mero aspetto del marketing, perché nel frattempo si continuano a usare tutti gli ingredienti lobbistici e politici per scollegare il prodotto dal territorio d'origine e dalle tecniche tradizionali di produzione. La strategia è sempre la stessa: essere liberi di comprare la materia prima dove costa meno, ma aggiungere poi elementi che diano valore e qualità al processo, come meno zucchero, più omega 3 e vitamine. Think Local, Act Global segue la strada dell'omologazione. Il principio è quello di pensare a qualcosa di locale, non imitabile, non riproducibile, qualcosa che abbia un luogo ed una storia, e venderlo globalmente. Un caso di cui si parlò molto negli anni 90 fu quello del lardo di Colonnata, un salume tradizionale toscano che prende il nome dall'omonima frazione situata nel comune di Carrara. La Comunità Europea voleva cambiare il procedimento produttivo utilizzato da sempre sino a quel momento, il quale consisteva nella stagionatura del lardo unitamente ad erbe varie e sale in vasche totalmente di marmo. Secondo la Comunità Europea il marmo doveva essere eliminato e sostituito con materiali inerti come quelli presenti nelle macellerie. Ma dopo una lunga opposizione venne approvato il processo produttivo e per la prima volta si riconobbe che i prodotti artigianali possono usare tecniche produttive diverse da quelle stabilite per le grandi industrie. Il lardo di Colonnata divenne così una indicazione geografica protetta, IGP, con un regolamento di produzione preciso in tutte le sue fasi, compresa quella obbligatoria di usare le vasche di marmo. L'episodio si diffuse rapidamente e si scoprì che in Italia ed in altri paesi esistevano giacimenti gastronomici tradizionali che era necessario proteggere, conservare e riconoscere. Anche la legge aiutò questa definizione di diversità e specificità di produzioni locali italiane, con l'inserimento delle sigle riconosciute a livello europeo di DOP, denominazione di origine protetta, che viene assegnata solo a specialità alimentari prodotte e lavorate in aree precise e secondo un determinato metodo di produzione, oppure IGP, indicazione geografica protetta, che stabilisce l'area geografica di origine e di produzione. Dunque i prodotti made in Italy ci sono al giorno d'oggi, riscoperti ed anche protetti, raccontati dalla televisione, dalla stampa e dai cuochi. Perciò, nonostante il settore agroalimentare made in Italy non sia veramente in crisi, rimane comunque necessario intervenire per aumentare la competitività dei prodotti italiani a livello internazionale. Ed è per questo che nascono le cooperative di consorzi e che le aziende si uniscano in alleanze strategiche stimolando la condivisione di risorse e conoscenze. Il principio di mettersi insieme diventa fondamentale al giorno d'oggi. Alcune cooperative e alcuni consorzi gestiti imprenditorialmente funzionano molto bene
come quello del parmigiano o quelli del prosciutto di Parma e del San Daniele. C'è comunque da sottolineare che, a prescindere dall'origine delle materie prime utilizzate e dal luogo di produzione, è indiscutibile la rilevanza strategica del know-how delle aziende italiane, che rimane sempre e comunque un elemento imprescindibile. Come infatti sottolineato da Carlo Petrini, fondatore dell'associazione Slow Food, c'è anche un Made in Italy del savoir-faire, che è molto più sostenibile di un discorso italiano che va per tutto il mondo. Il savoir-faire è che la pasta, come la fanno gli italiani, proprio per un consolidato di capacità e di intuizioni, fa parte del nostro DNA. Bene, per oggi è tutto. A furia di parlare di cibo mi è venuto un certo languorino allo stomaco. E a voi? Scherzi a parte, spero che questo podcast sia stato interessante e di avervi regalato uno spunto di riflessione e ricerca in tema di agroalimentare firmato Made in Italy. Se avete domande non esitate a scrivermi nei commenti qui sotto. Io vi ringrazio per avermi ascoltata e vi aspetto al prossimo episodio. Ciao!